Benvenute nella demo di presentazione dell'app Track Mamma, attraverso cui potrete vedere le principali funzionalità presenti al suo interno. Una volta scaricata l'app vi viene richiesto di scegliere la lingua. Potete scegliere tra italiano, inglese e francese. Viene quindi visualizzata l'informativa con i relativi consensi. Vi viene anche richiesto di inserire un codice PIN. Sceglietene uno facile da ricordare, che vi servirà per gli accessi successivi. L'autenticazione avviene tramite SPID, il servizio di identità digitale. Verrete quindi indirizzate alla pagina che vi permette di scegliere il vostro provider. Conclusa la procedura di autenticazione, verrete reindirizzate all'app. A questo punto vi viene presentata una pagina di raccolta dati. Alcuni dati sono inseriti automaticamente perché prelevati da SPID. Voi dovrete semplicemente aggiungere il vostro peso, la vostra altezza e alcuni dati sulla gravidanza, soprattutto la data dell'ultima mestruazione, che permetterà il calcolo in automatico della data presunta del parto e vi permetterà di ricevere informazioni personalizzate in base alla vostra settimana di gravidanza. Una volta inseriti i dati, vi trovate nella home page che vi dà il benvenuto e vi ricorda da quante settimane siete in gravidanza. Qui potete trovare i primi contenuti informativi, le prime card relative alla vostra settimana di gravidanza con informazioni per la mamma e per il bambino. Potrete eventualmente anche scorrere le settimane precedenti o successive, oppure muovervi più rapidamente attraverso la barra in alto. Nella home page trovate anche i vostri prossimi appuntamenti prenotati tramite il CUP e i contatti dei servizi consultoriali. In fondo trovate il menu di navigazione, da cui avete la possibilità di accedere al chatbot, il vostro assistente virtuale che vi accompagnerà durante la maternità, fornendovi periodicamente contenuti personalizzati in base alla vostra settimana di gravidanza. Nella sezione approfondimenti trovate i contenuti sempre disponibili, sia sulla salute fisica che sul benessere psicologico. Tutti i contenuti li potete trovare in formato testuale o in formato video. Acido folico. Cos'è? Perché è importante? Esiste eventualmente anche la possibilità di attivare i sottotitoli attraverso le impostazioni. I contenuti sono presenti anche in formato audio, attraverso dei podcast appositamente realizzati per voi. Il primo trimestre. Nella sezione Profilo, invece, trovate i dati che avete inserito all'inizio in fase di accesso e li potete modificare. Potete eventualmente aggiungere una foto o modificare la data presunta del parto, qualora la gravidanza fosse stata ridatata. Le modifiche comportano anche l'aggiornamento dei contenuti che vi darà l'assistente virtuale. Trovate a disposizione anche un diario personale, in cui potete inserire note, pesi e pressioni. Nel momento in cui si inseriscono più dati, potete visualizzarne l'andamento sul grafico, sia per il peso che per la pressione. Per concludere, nella sezione Altro trovate diverse informazioni utili, i numeri dei servizi ospedalieri e consultoriali presenti sul territorio, i video di benvenuto e di presentazione dei percorsi di assistenza alla maternità. Buongiorno. Sono il dottor Taddei. Avete a disposizione un servizio di assistenza in caso di problemi tecnici e un modulo per la raccolta feedback, importante in un'ottica di continuo miglioramento dell'app e dei servizi a voi dedicati. Infine, trovate ulteriori servizi collegati che possono supportare voi e le vostre famiglie dalla gravidanza fino a dopo il parto.